Ciao cari amiche e cari amici e bentornati sul canale. Il video di oggi è per rispondere a quel video short che ho messo qualche giorno fa in cui vi parlavo di un'iniziativa molto particolare e molto interessante, quella legata al book sharing o il book crossing e altre iniziative sempre legate a questa tipologia di evento. Ma prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanellina così da essere aggiornati quando arriveranno i prossimi video e per il momento sigla! Ciao cari amiche e amici, tutto è iniziato da questo libro qua, un libro che non mi sarei mai aspettato di trovare nel luogo in cui l'ho trovato, un po' arzigogolato, ma adesso vi spiegherò. Un libro che poi comunque più avanti farò una video recensione, quindi potremo sviluppare meglio il discorso sul libro in sé. Quello di cui volevo parlarvi oggi invece è un'iniziativa legata a questo libro. Qualche settimana fa, quando sono stato in una delle biblioteche cittadine, io sono di Genova, forse qualcuno che è di Genova potrà saperlo, è comunque la biblioteca di Molassana, del centro civico di Molassana, ho trovato un'interessantissima sorpresa. Io sapevo già di questo tipo di iniziative, però non mi ero mai affacciato, non l'avevo mai visto direttamente. Nel centro civico, sia fuori che nel primo e nel secondo piano, ci sono delle piccole espositori, delle piccole bancarelline dove ci sono riposti dei libri. Questi libri sono legati alla biblioteca del municipio, ma la cosa interessante è che sono esposti lì perché tu puoi prenderlo, leggerlo e hai poi due possibilità: o te lo tieni perché ti è piaciuto il libro, oppure puoi riportarlo e rimetterlo in condivisione. Questa è un'iniziativa che è legata a quelle un po' più moderne, un po' più strutturate, chiamate book crossing e book sharing. Seppur abbiano similitudini, quelli che amano un'iniziativa e quelli che amano l'altra di solito tendono a non mischiarle insieme, vogliono distinguersi perché hanno due filosofie diverse. Per farla breve, il book crossing è quell'iniziativa che, stando ai loro creatori, si basa sulle famose 3R. Leggi un libro interessante, legalo a un codice particolare di cui vi parlerò tra poco, e la terza R è liberalo. Cosa significa? L'iniziativa di book sharing ha addirittura un sito internazionale, perché è un'iniziativa che si è sviluppata a livello internazionale e poi a macchia d'olio si è estesa nelle varie nazioni. Il sito ve lo lascio in descrizione se foste interessate. Cosa succede? Voi potete fare in modo che, se avete un libro che avete letto ma non vi è piaciuto, oppure buttare via quando riordinate, preferite che questi libri possano essere letti da altri, allora cosa fate? Prendete il libro, andate su questo sito, potete inserire il titolo del libro e altre informazioni e adesso viene associato un codice particolare. A cosa serve questo codice? Serve, tra virgolette, a tracciare il libro. Cosa significa? Io prendo il libro e lo porto in alcuni punti dove posso fare questo book crossing. Ci sono dei punti selezionati apposta, in questo sito trovate anche le località con le mappe, ci sono librerie che spingono questa iniziativa, addirittura sono nati, forse qualcuno di voi l'avrà visti o ne avrà sentito parlare anche in televisione, delle piccole edicoline che si trovano a volte per strada, delle piccole cassette come quelle che si facevano una volta per gli uccellini, per capirci, al cui interno ci sono quei 5 o 6 libri. Uno va lì, prende il suo libro, lo lascia. Eventualmente, se trova qualcosa di interessante, prende un altro libro in scambio. Quindi do un libro
e ne prendo un altro. Appunto, come si diceva, il codice all'interno è fatto in maniera tale che quando io ho il libro, lo apro, cioè ho questa etichetta con il codice, posso avere una tracciabilità che è interessante a vedere il giro che ha fatto questo libro. Dove è stato, chi l'ha letto, quando è stato riportato, dove è stato riportato, perché non è detto che uno debba poi riportarlo nello stesso posto. Può riportarlo comunque in un altro punto che utilizza questo sistema. Ed è molto carina questa cosa. Il book sharing è una cosa un po' più personale, diciamo così, nel senso che c'è comunque la condivisione di un libro, io ti do un libro, tu me ne dai un altro, oppure c'è quello che come sistema può essere, chiamiamolo così, ibrido, che è poi il sistema, per esempio, che ho trovato nella libreria, nel centro civico qua della mia città. Questa attività è molto interessante, vi leggo cosa dicono. Questi libri sono a vostra disposizione e sono gratuiti. Possono essere riportati qui una volta letti, nel senso te lo prendi, ti è piaciuto o non ti è piaciuto, se non te lo vuoi tenere in casa perché non hai lo spazio, non hai altro, puoi prenderlo e riportarlo di nuovo dove l'hai preso. Diventare vostri se vi sono piaciuti. A me per esempio questo libro qua, che è quello che ha dato il via al tutto, ho preferito tenerlo perché mi è interessato molto. Diventare vostri appunto se vi sono piaciuti, essere passati agli amici per condividere la passione della lettura o essere lasciati in un luogo pubblico affinché altri possano apprezzarli. Probabilmente vi sarà capitato, perché è un'iniziativa che in questi ultimi anni ha spopolato, trovare anche dei libri in luoghi un po' particolari, un po' strani. Libri lasciati in ospedale, su un muretto, in una cabina telefonica. Questo perché è questa cultura dello sharing, nel senso di dare vita, dare movimento, dare libertà al libro, che così gli altri possono leggerlo. Ci sono molte implicazioni positive in questi tipi di iniziative, ovvero una semplice è innanzitutto il risparmio per quel che riguarda la carta, nel senso che riutilizzando gli stessi libri, facendoli viaggiare, scambiandosi e tutto, uno non ha la cosa di doverli comprare, quindi non comprandoli non c'è la questione della stampa e quindi un consumo di nuovo maggiore di carta. Allo stesso modo è un sistema che uno, come capita spesso, e ho letto anche una ricerca piuttosto interessante, piuttosto scoraggiante, uno capita che a volte compri dei libri per comprarli o perché in quel momento aveva effettivamente la passione e la voglia di leggere quel determinato libro. Però poi una volta comprato, arrivato e appoggiato in libreria, come si suol dire, passa in cavalleria, nel senso che poi col tempo, perché uno fa altro o si sono accavallati altri interessi, quel libro rimane lì e non viene letto. In questo caso invece il libro viaggia ed è interessantissimo il concetto di liberare il libro, di farlo viaggiare, di farlo scambiare. È il libro che si muove tra le persone, non è la persona che prende il libro e lo porta a casa e basta. È un concetto davvero interessante. Queste iniziative io le conoscevo da molto tempo perché comunque le avevo seguite in televisione, avevo letto degli articoli a riguardo, le ho sempre trovate interessanti, ma non pensavo mai di trovarmi per una volta dentro come con questo libro. La cosa mi ha talmente incuriosito che sto cercando anche tramite le biblioteche della mia città di vedere se ce ne sono altre che utilizzano questo sistema, perché non tutte lo fanno. C'è anche un problema di fondo. Quello che vi ho letto io prima della biblioteca legata al centro civico di Molassana in Genova è una configurazione un po' ibrida, perché potete prendere il libro, ve lo leggete, lo portate a casa, vi interessa? Potete tenerlo, non vi interessa? Potete darlo via.
vi è piaciuto però non avete spazio, potete riportarlo indietro. Capita spesso che però queste iniziative a volte siano un po' ristrette, nel senso che io prendo un libro ma devo dare un libro. Su questo alcuni hanno delle idee un po' contrastanti. Il fatto che devo dare un libro in cambio ostacola molto le cose. Il fatto invece che io devo dare qualcosa, nel senso che comunque io ho il piacere di leggere quello perché tu l'hai messo a disposizione, allora è giusto che anch'io metta a disposizione qualcosa per gli altri, invece è un altro punto di forza di queste iniziative, soprattutto per alcune persone. E niente, era un video che avevo in mente di fare da un po', da quando sono entrato in contatto con questo libro, perché poi è iniziato tutto da lui, libro di cui poi comunque vedremo più avanti un video apposta, perché anche questo ha una storia interessante ed è uno di X libri che fa parte di una collana particolare. Ne parleremo in un altro video. Quindi mi interessava parlare di questa iniziativa, di questa mia esperienza, che poi per mia fortuna, perché poi anche lì bisogna essere fortunati, quel giorno era a disposizione un libro che parlava di Roma antica, una storia legata, in questo caso un romanzo, all'antica Roma. Quindi sono stato anche fortunato di aver trovato un testo che potesse essere interessante, ma soprattutto legato anche alle mie passioni su Roma antica. Quindi in questo caso mi ritengo molto fortunato. Ciò non vuol dire che magari ci siano in altri posti qualcosa di simile, per questo che mi interessava partecipare a queste iniziative e capire e trovare altri posti di sharing per vedere che cosa ci fosse di interessante. Se dovesse capitarvi, io ve lo consiglierei. Poi ovviamente dipende dalla persona, perché ci sono persone che no, io non prendo un libro lasciato per strada, è sporco, chissà che l'ha toccato, bla 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 bla, lasciamo stare questi discorsi. Ci sono persone invece a cui può interessare l'iniziativa per la filosofia che c'è dietro, persone a cui può interessare anche il libro in sé, perché poi ovviamente va da sé che se tu mi metti 5 libri a disposizione, sono 5 libri che parlano di qualcosa che a me non interessa, ovviamente poi i 5 libri stanno lì, per carità ci mancherebbe altro. Però la filosofia che c'è dietro questo book sharing o come altro volete chiamarlo, perché poi comunque nel tempo e a seconda delle iniziative che ha preso ha cambiato anche il nome in base anche a che cosa viene condiviso, però il concetto base è quello che vi ho definito prima. Bene, cari amiche e cari amici, grazie di essere stati con noi fino alla fine. Se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina così sarete informati per l'uscita dei prossimi video e noi ci vediamo alla prossima. Un salutone a tutti, ciao!